Nella puntata precedente siamo stati a Padova, in Veneto, una città bellissima dove onestamente potrei viverci, piena di vita, colori e tante bellezze, come il Palazzo della Ragione e la famosissima Cappella degli Scrovegni. Le persone sono super gentili e il cibo fantastico, come la Folperia in Piazza della Frutta, che fa i polpi più buoni d'Italia. Ora spostiamoci ancora più a nord e andiamo a Trento, in Trentino. Siamo pronti per una nuova avventura. Sto arrivando a Bologna per cambiare il treno e continuare il viaggio. Un viaggio infinito. Oh ragazzi, finalmente sono arrivato, questo viaggio non finiva più, sono arrivato in hotel, adesso ho assolutamente bisogno di riposarmi un po'. Tra l'altro voglio farvi vedere, ma sicuramente non si vedrà bene. No, forse devo spegnere le luci. Però secondo me qui domani mattina ci sarà una bella vista. Oggi il tempo qui a Trento è bellissimo, quindi ho deciso di uscire a fare una passeggiata. In realtà io stamattina volevo uscire più tardi o comunque uscire nel pomeriggio perché non ci sono molte cose da fare, perché tanti musei al momento sono chiusi, quindi non posso visitare molte attrazioni. Però ho scoperto che domani pioverà, quindi ne approfitto per uscire ed esplorare la città oggi, che c'è bel tempo. Invece domani, che piove, usciamo per andare semplicemente nei musei. Ho anche già fatto colazione in camera, ho dimenticato di filmarla, quindi ve la farò vedere domani perché c'era anche una cosa molto interessante che voglio spiegarvi. Ma adesso non perdiamo altro tempo, è il momento di andare perché sono già le... cos'è? Sono già le 10:30, quindi devo sbrigarmi, va bene? Quindi usciamo. Anche se Trento è il capoluogo del Trentino Alto Adige, è una città abbastanza piccola che conta poco più di 100.000 abitanti. Per questo motivo è molto facile girare per la città a piedi. Iniziamo il nostro giro della città a Piazza del Duomo, la piazza principale di Trento. Questa piazza è un po' decentrata rispetto al centro storico perché si è sviluppata a partire dall'edificio del Duomo che si trovava fuori dalle mura della città romana di Tridentum, la versione romana di Trento. Qui possiamo osservare la cattedrale di San Vigilio, il Duomo della città. Il Palazzo Pretorio con la torre civica e poi dal lato opposto delle abitazioni degne di nota, la casa Cazuffi e Casarella, con questi bellissimi affreschi 4 e 500eschi che si sono conservati benissimo fino ad oggi. Al centro sorge la Fontana del Nettuno, costruita nel 1700. Questa fontana lega una città alpina al mare ed è interessante vedere come sia stata dedicata ad una divinità pagana, nonostante le forti tendenze cattoliche della città. Probabilmente fu scelto Nettuno proprio per onorare l'antica Tridentum, cioè la Trento romana. Voglio spiegarvi brevemente questa storia. Infatti noi adesso ci troviamo sotto al Tiglio, questo albero che ovviamente adesso non ha le foglie perché siamo in inverno. La storia però è molto interessante. Infatti andare sotto al Tiglio è proprio un'espressione che si usa qui, o perlomeno si usava in passato, per descrivere una situazione molto specifica. Infatti questa espressione viene usata per definire le persone che purtroppo sono state cacciate di casa e che quindi non hanno un riparo e allora vengono sotto al Tiglio, vanno sotto al Tiglio. In realtà la storia è molto interessante e anche quest'albero ha una storia super interessante. Infatti nel 1800 venne piantato proprio qui il primo tiglio, forse dalle brigate di Napoleone. Infatti gli alberi come il tiglio, comunque anche i cedri e le querce, rappresentavano comunque l'idea di rivoluzione francese. Questo tiglio infatti rappresentava anche un po' l'idea di libertà. Allo stesso tempo però quest'albero divenne funzionale per la piazza, infatti offriva un riparo dalla pioggia o comunque dal
caldo durante l'estate e infatti le persone che non avevano una casa venivano a rifugiarsi proprio qui. Più avanti anche le cosiddette ciode, che erano sostanzialmente delle signore dal Veneto che venivano qui in Trentino per trovare un nuovo lavoro, si mettevano proprio qui sotto per cercare lavoro. Infatti era usanza che le persone che cercavano manodopera venivano qui sotto a assumere come lavoratrici queste signore che venivano dal Veneto, più che altro per fare lavori manuali o comunque per esempio la domestica. Per questo motivo l'albero rimase qui e venne piantato il primo nel 1800, poi il suo figlio più avanti. Poi nel Novecento è successo che l'albero che si trovava qui era pericolante, era pericoloso e quindi è stato sostituito. Però comunque possiamo dire che quest'albero ha un ruolo molto importante per la piazza e anche un ruolo molto importante per la città. Perciò abbiamo questa espressione andare sotto Artiglio. Interessante, vero? Un'altra cosa che mi sta piacendo tantissimo delle ultime città che sto visitando sono proprio gli affreschi presenti sulle città, come quello lì che possiamo vedere lì in fondo. Sono davvero bellissimi e danno un colore alla città incredibile. Immaginate quando questi affreschi erano proprio super colorati, doveva essere ancora più bello. Però questa piazza è davvero molto interessante e diciamo, anche se Trento comunque è una città prima romana, poi medievale, possiamo vedere comunque in quelle strutture, che insomma in quelle case che vediamo lì dietro, un po' di architettura possiamo dire, non so, più nordica, più germanica, quindi secondo me questo è davvero interessante. Adesso continuiamo ad esplorare la città e vi porto con me, andiamo. Qui possiamo osservare le vecchie mura romane che risalgono al III secolo d.C. Un'altra piazza importante della città è Piazza Dante. È di fronte alla stazione ferroviaria di Trento e al centro sorge la statua dedicata a Dante Alighieri. Ma perché c'è una statua dedicata a Dante in Trentino? Beh, per lo stesso motivo per cui a Bolzano c'è una statua dedicata allo scrittore germanico Walter von der Vogelweide. Ma lo capiremo nei prossimi vlog, perché dobbiamo capire meglio la storia del Trentino Alto Adige, quindi un po' di pazienza. Ok, adesso prendiamo la funivia per andare lì su. Ok ragazzi, adesso, oddio, sapete qual è la differenza tra quella di Verona e questa? Che quella era una funicolare, quindi c'era un qualcosa sotto. Qui non c'è niente, perché è solo una funivia. E io diciamo che soffro un po' le vertigini. Ma vabbè. Wow, vediamo. Aiuto. La funivia porta da Trento a Sardagna, sul Monte Bodone, a 600 metri di altezza. Se siete interessati, la funivia parte ogni 15 o 30 minuti e costa solo 5 euro, andata e ritorno. Ve la consiglio assolutamente e vi lascio il link in descrizione. Se soffrite le vertigini non è un'esperienza che fa per voi. E adesso che succede? Aiuto? Siamo arrivati, ok. Oh. Ok, io ho appena scoperto di soffrire di vertigini tantissimo, non lo sapevo questo. Comunque il panorama è bellissimo, si vedono anche le montagne lì in fondo con le cime innevate, è davvero super bello. Siamo a 600 metri d'altezza, ve lo posso confermare, e questa è appunto una terrazza panoramica praticamente, guardate, quasi sospesa, però è molto bello. Poi c'è una tranquillità incredibile, davvero super bello. Adesso andiamo a pranzo da Trento Alta, un bistrò davvero
davvero molto carino ed elegante, dove mangiare piatti locali ma anche tanto altro. Ho chiesto ovviamente qualche consiglio alla cameriera, gentilissima, che ha saputo aiutarmi a scegliere il piatto perfetto. Allora, io sono qui che sto adesso ordinando a Trento Alta, voi siete a Sardegna, giusto? Esatto, Quindi 5 km da Trento, perfetto. puoi arrivare in funivia in 3 minuti di viaggio. E c'è una bellissima vista, tra l'altro. Assolutamente, il balcone di Trento. Ecco, e allora io sono qui a Trento oggi, è il mio primo giorno, voglio mangiare Benvenuto. qualcosa di tipico, che cosa mi consiglia? Ti consiglio la polenta. La La polenta? polenta, poi abbiamo i canederli, Mhm. gli strangolapretti. Ok, che cosa sono gli strangolapretti? Strangolapretti sono dei gnocchetti di spinaci, sono un po' più piccoli dei canederli ed è un piatto tipico trentino, nato nel 1500, Wow. nel concilio di Trento. Strangolapretti, perché si voleva strangolare questi prelati Ok. del concilio di Trento, molto ingordi, molto ghiotti, e quindi li volevamo strangolare. Ok. E sono buonissimi, vanno mangiati con burro e salvia, oppure noi li proponiamo anche su un letto di formaggi trentini con un po' di gorgonzola. Allora vada per quelli perché Ok. io amo i formaggi. Benissimo. Allora, strangolapretti con i formaggi. Sì. Perfetto. E un vino vostro, un calice. Guarda, io ti consiglio, vuoi un vino rosso? Io preferisco il rosso, Ok, quindi... io ti consiglio un pinot nero, si chiama Barone a Prato, è un castello che c'è a Segonzano ed è un vino molto buono. Va benissimo, allora facciamo Bene. con quello. Perfetto, grazie mille, Grazie, grazie. Quindi ho preso gli strangolapreti, una sorta di gnocchi a base di pane e spinaci, che loro servivano su questa crema deliziosa di formaggi locali, il cassoulet, il trentigrana e un po' di gorgonzola. Poi ho ovviamente mangiato lo strudel, dolce tipico della zona, e finito con il caffè della Torrefazione Bontadi, che pensate è la più antica torrefazione d'Italia dal 1790. E poi ho bevuto anche una buonissima grappa leggera con infusione alla camomilla. Tutto buonissimo, ho speso in totale circa 29 euro, quindi se vi trovate a Trento non potete assolutamente perdervi Trento Alta per la loro gentilezza, ottima cucina, ma anche vista fantastica. Pranzo delizioso e adesso torniamo in hotel. In un ascensore piccola italiana. È tradizione qui in Italia avere le ascensori piccole. Oh, finalmente sono tornato in hotel. È stato davvero un bel giro, mi sono proprio divertito e Trento è davvero bella. Io onestamente non mi ricordo, credo di essere già stato a Trento quando ero più piccolo, però non ricordo praticamente niente. L'architettura è fantastica, le persone sono gentili e soprattutto, sai, l'aria è molto molto rilassata, no? Le persone sono rilassate. Credo che sia una città molto tranquilla e rilassante, sia per venire in vacanza che da vivere. E adesso sì, faccio un po' di cose al computer e noi ci vediamo domani con altre avventure a Trento, quindi a domani. Nella prossima puntata mi sono svegliato con la neve, che bello! E dato che girare per la città era un po' difficile, ho visitato il castello, un museo e mangiato in un ristorante storico del 1906. Presto su Teacher Stefano.